gli anni 70. Buongiorno amici. Allora, abbiamo finito, la parte riguardante il denaro, riguardante la storia del denaro e siamo arrivati più o meno ai giorni nostri. Oggi invece cominciamo un periodo dove andremo a vedere che cosa è successo a livello invece tecnologico. Scopriremo le innovazioni che ci sono state dagli anni 70 fino al 2009 che ci porteranno poi a scoprire Bitcoin. Prima di iniziare ci tengo a nominare due persone, Turtlecute e Giacomo Zucco, che hanno fatto tutta questa spiegazione nel podcast Il Priorato del Bitcoin, appunto di Turtlecute. Giacomo Zucco è una persona di rilievo nell'ambito Bitcoin ed è una persona che ne sa veramente tanto. E queste serie di video che ci porteranno fino al 2009 hanno preso spunto anche dal podcast appunto in cui Giacomo ne parla in maniera molto più esaustiva di me e insieme appunto al grande Turtlecute. Quindi vi ringrazio, se vi va andate a ascoltare il podcast di Turtlecute che è molto interessante ed è molto tecnico. Ora torniamo a noi. Partiamo. In questo decennio ci sono stati diversi avvenimenti fondamentali per Bitcoin, ma in generale fondamentali per l'intera umanità. Innanzitutto, nel 1971 Nixon sospende temporaneamente la convertibilità del dollaro in oro, ma di questo ne abbiamo già parlato in un altro video che vi lascio magari qui sopra o qui sopra. Nel 1974 due ricercatori pubblicano uno studio intitolato A Protocol for Packet Network Intercommunication, in cui descrivono un protocollo che permette di far comunicare tra loro diverse reti di computer. Questo protocollo prende il nome di Internet Protocol o IP e sancisce la nascita di Internet, che è praticamente alla base di tutte le nostre attività quotidiane. Ovviamente anche Bitcoin si appoggia su questo protocollo. Nel 1976 viene pubblicato un altro paper intitolato New Directions in Cryptography, che propone un nuovo sistema di crittografia. Che cos'è la crittografia però? È quello strumento che ci permette di nascondere un messaggio e di renderlo leggibile solo a chi è in grado di decifrarlo. Questo strumento è antichissimo e il sistema di criptazione più famoso è chiamato il cifrario di Cesare, che usava un sistema chiamato a chiave simmetrica. La cifratura a chiave simmetrica utilizza la stessa chiave sia per cifrare che per decifrare un messaggio. Quindi è necessario che sia il mittente sia il destinatario la conoscano. Proviamo a fare un esempio così ci rendiamo conto di che cosa succede. Il cifrario di Cesare consisteva nel traslare le lettere dell'alfabeto in avanti di un determinato numero in modo da far risultare il testo incomprensibile. Chi riceveva il messaggio era a conoscenza del numero utilizzato per traslare le lettere e utilizzandolo al contrario poteva decifrare il testo. Quindi se Cesare voleva comunicare ad un suo generale domani attacchiamo, cifrarlo aveva deciso di traslare l'alfabeto in avanti di 3 lettere, il risultato sarebbe stato questo. Il generale, essendo a conoscenza della chiave di decrittazione, che in questo caso è 3, potrà riportare le lettere indietro di 3 e ricomporre il messaggio. Possiamo vedere come la stessa chiave utilizzata in un senso cripta e nell'altro senso invece decripta. Questo tipo di crittografia presenta diverse problematiche, specialmente con l'avvento di Internet, perché se io voglio mandare un messaggio crittografato con chiave simmetrica, devo in qualche modo mandare anche la chiave di decrittazione, perché altrimenti neanche il destinatario riuscirebbe a leggere il testo, e questo capite bene che è un po' un controsenso. Il paper pubblicato nel 1976 risolve proprio questo problema attraverso il sistema di chiave asimmetrica. In sostanza, con questo metodo non si ha più una sola chiave da dover condividere anche con i destinatari dei messaggi, ma si hanno due chiavi, una privata e una pubblica. La chiave privata genera la chiave pubblica, ma dalla chiave pubblica è impossibile ricavare la chiave privata. La chiave privata dovrò conservarla solo io, mentre la chiave pubblica potrò mostrarla a chiunque. Se qualcuno vorrà inviarmi un messaggio, potrà utilizzare la mia chiave pubblica per cifrarlo e solo io sarò in grado di decifrarlo con la mia chiave privata.
In questo modo non dovremo più creare e consegnare una chiave per ogni destinatario, ma basteranno 2 chiavi. Passiamo al 1978. 3 ricercatori di nome Rivest, Shamir e Adelman pubblicano uno studio in cui sviluppano un algoritmo per rendere operativa la criptazione a chiave asimmetrica, sfruttando i numeri primi, che vi ricordo sono numeri divisibili solo per uno o per loro stessi, e creano il cifrario RSA. RSA sono le iniziali degli ideatori. Vi faccio anche qui un esempio così capiamo bene di che cosa stiamo parlando. Se prendiamo 2 numeri primi e li moltiplichiamo, otteniamo un prodotto. Ma se noi abbiamo solo il prodotto, ricavare i 2 numeri primi da moltiplicare non è semplicissimo. Con numeri piccoli è più o meno fattibile. Per esempio, se io vi do il 3 e il 7, voi a mente riuscite a trovarmi il prodotto che è 21. Se invece io vi do 21 e vi chiedo i 2 numeri primi da moltiplicare, ci arrivate lo stesso, ma dovete già ragionarci un po' su. Ora provate a fare lo stesso ragionamento con il 373 e il 709. Il prodotto, che in questo caso è 264.457, è semplice da trovare, magari non a mente, ma con una calcolatrice si fa in un secondo. Se però io vi do 264.457 e vi chiedo di trovarmi i 2 numeri primi da moltiplicare, vi renderete conto che a mente è impossibile da fare e anche con una calcolatrice non è proprio semplicissimo. Bene, se noi immaginiamo che questi numeri fossero le nostre chiavi, potremmo tradurli come la coppia di numeri primi, 373 e 709, la nostra chiave privata, mentre il loro prodotto, 264.457, la nostra chiave pubblica. Sempre nel 1978, Friedrich von Hayek, un esponente della teoria economica austriaca e premio Nobel per l'economia nel 1974, pubblica un libro intitolato Denationalization of Money, la denazionalizzazione della moneta, in cui critica il monopolio statale sul denaro e sostiene che il denaro dovrebbe tornare ad essere privato e scelto dagli attori del mercato, eliminando così la centralizzazione, causa di corruzione e crisi. Questo libro va citato perché, se vogliamo, predice quello che poi Bitcoin farà in futuro. C'è inoltre un video di una sua intervista fatta nel 1984, in cui sostiene che non ci sarà una denazionalizzazione della moneta volontaria, ma sarà necessario creare un qualcosa che gli stati non potranno fermare. Sembra proprio una descrizione di Bitcoin, ma fatta 25 anni prima della sua apparizione. Figo, vero? Vi lascio il video in descrizione, così potete guardarvelo tranquillamente. Denazionalizzazione, madonna, è difficile sto termine, porca miseria, non potevano trovarne uno più facile. Vabbè, andiamo avanti. Concludiamo con il 1979, dove Ralph Merkle brevetta il Merkle Tree, o albero di Merkle. Questa funzione è molto importante per Bitcoin, ma non ve la spiegherò nel dettaglio perché ha un livello di complessità tecnica piuttosto alto, almeno per le mie capacità. Vi basti sapere che sostanzialmente con il Merkle Tree, invece di calcolare l'hash di un insieme di dati, si prende questo insieme, lo si divide in piccole parti, si prendono delle coppie di queste piccole parti e si fa l'hash. Questo processo viene effettuato tante volte fino ad arrivare ad avere una singola coppia di hash, di dati, e a questa coppia rifacciamo l'hash, arrivando così ad avere l'hash di una serie di hash che viene chiamato Merkle root, ovvero radice di Merkle. Mi scuso per la quantità di volte che ho pronunciato hash, ma non sapevo come altro fare. Comunque, con questo sistema, per calcolare l'integrità di un insieme di dati, basta calcolare l'hash di una parte di questi dati e confrontarla con il nostro albero. Se coincide, significa che i dati sono integri, altrimenti significa che i dati sono stati alterati. Questo perché con questo sistema tutti i dati sono mischiati e collegati fra di loro. Bene, per oggi abbiamo finito. Nel prossimo video percorreremo un altro decennio, ok? Tutte le innovazioni che vedremo di qui al 2009 sono servite per dare vita al risultato finale, quindi abbiate un pochino di pazienza e vedrete che quando racconteremo Bitcoin ritroveremo anche tutti questi argomenti. Noi ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao!